Allora amici, da dove cominciamo? Ho qui tra le mani queste due Head Boom. Che dirvi, nell'ultima recensione vi ho parlato delle Pew Strike dicendo che fondamentalmente al giorno d'oggi era difficile trovare dei telai che non fossero belli da giocare, belli da vedere, che ormai la qualità costruttiva aveva raggiunto, diciamo, dei livelli importanti dal punto di vista totale, su tutti i marchi, su tutto quello che è lo spettro delle proposte sul mercato. Sembra arrivare giusto a pennello questa recensione, perché forse ho provato dei telai che ho trovato al di sotto della media di quelli che ho testato nell'ultimo anno circa, da quando ho iniziato questo canale. E mi dispiace un po' perché ha a che fare con quello che è il mio marchio preferito, ma qui ho da dire un po' di cose e sarò un po' critico in questa recensione. Quindi prima di iniziare mi raccomando, iscriviti al canale, metti un bel mi piace e dimmi qui sotto se hai già provato queste due racchette, la Boom MP e la Boom Pro. Cercheremo di fare un confronto su questi due telai comunque molto diversi e vediamo che cosa ne esce fuori. Andiamo. Ci sono state delle cose che mi sono piaciute come sempre e altre meno, però devo dire di essermi trovato abbastanza male con questi due telai. Attenzione, io penso che queste recensioni siano sempre qualcosa di molto personale, si ha a che fare con delle sensazioni che sono del tutto soggettive fondamentalmente, quindi è una questione di percezione che può essere totalmente diversa sul vostro braccio, chiaramente. Quindi il mio consiglio rimane sempre quello di provare le racchette. Per primo Stefano Como, che ringrazio, il ragazzo con cui ho girato le immagini che trovate in questo video. Per esempio sulla Boom Pro lui ha avuto un ottimo feedback da questo punto di vista, proprio è rimasto estasiato. Non posso dire lo stesso per me, però proverò a darvi qualche dettaglio ulteriore. Proviamo a partire da quello che dice Tennis Warehouse Europe. Grazie per averle fornite, vi ricordo che c'è il codice sconto LOST1010, il link qui sotto in descrizione, le potete acquistare direttamente da Tennis Warehouse Europe. Tengo in mano solo la Boom Pro in questo caso, abbiamo questo color Tiffany corallo che si fonde con questo nero opaco antracite. Obiettivamente con un buon stacco e contrasto, possiamo dire così. Il taglio è quello classico delle versioni Auxetic, chiaramente questo è uno dei primi modelli ad aver adottato questa tecnologia qui nel cuore della racchetta, che conferisce sicuramente stabilità ma anche feeling. Ormai è inutile spiegarvi di cosa si tratta perché se ne è parlato ampiamente. È una racchetta che, diciamo così, dal punto di vista della sua forma, e questo lo possiamo notare soprattutto sulle MP, ha un piatto leggermente più ampio nella parte della testa, ha una forma chiamata conica perché partiamo da una, come dire, uno spessore leggermente più stretto in questa parte qui del telaio che poi va ad allargarsi. Diciamo che questo conferisce maggiore spinta nella parte alta del telaio, così come succede per le Yonex, la forma isometrica, e quindi beneficia teoricamente tutto quello che è per esempio il colpo al volo, come il servizio, lo smash, ma non solo, anche i colpi da fondo sicuramente possono trarre vantaggio. Guardando, diciamo così, l'aspetto estetico c'è poco altro da aggiungere. Piace, non piace, a me personalmente non piace questo color Tiffany, però è una questione di gusti.
l'abbiamo vista in mano a Musetti, sappiate che non è realmente questo telaio che lui utilizza, che poi questa è la Boom MP, nel caso lui fa l'endorsement per la Boom Pro, ma non è comunque quella, pare utilizza una versione Pro Stock della Extreme Tour, ha provato ad utilizzare una versione Pro Stock della Boom Pro, periodo Next Gen a Milano, 2021, fine 2021 credo, ma non gli era piaciuta, così dicono i rumors. Le ho portate sul campo incordate con Head Lynx Tour a 21-20 kg esattamente. Pattern dal punto di vista della Boom Pro è leggermente più stretto rispetto alla Boom MP. Chiaramente questo perché? Perché è una racchetta più da controllo la Boom Pro rispetto alla Boom MP, e soprattutto perché ha un piatto più piccolo. Entriamo un po' nell'ordine delle specifiche e cerchiamo di capire un po' più nel dettaglio le cose. La Boom è una linea di racchette della Head che nasce, all'inizio si pensava per sopperire o per sostituire la linea Instinct. Ora, la linea Instinct io la paragonerei alla linea Ultra della Wilson, alla Pure Drive della Babolat, alla E-Zone della Yonex, però cosa succede? È una racchetta fallimentare, no? Le prime Instinct hanno funzionato bene, poi sono andate a scadere. Il problema di Head qual è, secondo me? È che hanno troppe linee di racchette, diventa veramente confusionario. Io fatico a inquadrare dove inserire queste cavolo di Boom, nel senso che prendiamo la Boom Pro, per me è una racchetta da controllo, per via delle sue specifiche, ok? La Boom MP sicuramente meno, però voglio dire, dov'è che la inseriamo? La Radical è già una linea da controllo, la Gravity altrettanto, la Speed una via di mezzo, ma è comunque, diciamo, non è sicuramente una racchetta da potenza, no? Poi c'è la Extreme che è una linea da spin e dopodiché arriva questa Boom. Doveva essere una racchetta totalmente da potenza, secondo me, perché nella schiera, diciamo, di racchetta Head manca questo tipo di approccio se tu elimini la Instinct, però non è poi così riuscito come esperimento, perché non lo so, a me è sembrato essere un po' un telaio inconsistente che non mi ha fornito sia la Boom MP sia la Boom Pro degli elementi precisi, delle fondamenta, dei punti di riferimento chiari e stabili su cui andare a parare fondamentalmente. Quindi io, e non sono nessuno per dirlo, ma penso che questo sia condiviso, ditemelo qui sotto nei commenti se siete d'accordo, Head dovrebbe limitare il numero di telai. Prima non ho citato la Prestige, ulteriore telaio da controllo, cioè ragazzi, che vogliamo fare? Io ammiro Yonex e Babolat in questo senso, perché hanno messo le cose veramente molto in chiaro. Spin, Pure Aero, Yonex, abbiamo la V-Core, potenza, Yonex E-Zone, Babolat Pure Drive, controllo, Pure Strike, stavo dicendo Pure Control, per quanto riguarda Babolat e V-Core Pro per quanto riguarda Yonex. Cioè le cose molto chiare e schematiche, non c'è da sbagliare, perché poi all'interno di ogni linea di racchette ci sono i vari sottomodelli e stavo andando nell'idea di farmi come dire, un quadro più chiaro. Sono andato a riascoltarmi anche la recensione di Mauro, Rackets TV. Ciao Mauro, dobbiamo fare qualcosa insieme molto presto, E sono molto d'accordo con lui quando dice che la Boom MP, dopo tutto, fatico a dire se te la consiglio rispetto a Speed MP o Gravity MP, per dire, ma io ti direi anche Extreme MP. Certo, l'Extreme MP effettivamente si allontana un attimino di più, ha più accesso allo spin, è più facile di Boom MP, però è troppo promiscua la cosa, sono degli intervalli, delle intersecazioni, si dice, si intersecano troppo questi modelli, cioè diventa una confusione totale. Io eliminerei dal mercato Boom, personalmente parlando. Boom, esplosione, via, show. La Gravity deve soppiantare la Prestige, è inutile che continuiamo a farla, non la compra più nessuno, basta, è una Prestige moderna, anche qui citazione Fabio Ferro. Quindi Ed, se ascolti questo video, ascoltaci, ok? La Speed va bene, è una racchetta ibrida che accontenta un po' tutti, la teniamo. L'Extreme per lo spin va bene, la Radical è una racchetta da controllo con una spinta un po' più facile, anche qui è diversa dalla Speed, è diversa da una Prestige o una Gravity,
pensiamo anche di tenerla, però anche questo non siamo d'accordo sul fatto che sia un po' superflua, ha solo un'eredità, così come la Prestige che si porta ormai dietro rispetto al suo nome, alla sua storia, Andre Agassi, Andy Murray e tutti i vari testimonial negli anni. Quindi non lo so, il quadro è complesso. Venendo alla giocabilità, mi avvalgo di Tennis Warehouse Europe del sito per capire un pochino un'introduzione da questo punto di vista. Boom MP, eccola qui alla mano, CPI 600 con la sua manovrabilità e la sua precisione carica di spin. Una racchetta perfetta per i giocatori di livello intermedio, sono d'accordo. Che vogliono una racchetta leggera e facile da utilizzare, sono d'accordo, onestamente sì. Ottima per i tennisti più esperti, insomma, no, non sono d'accordo sinceramente. A meno che non sei per esempio un maestro di tennis e giochi tutto il giorno, allora ti può aiutare per fare le lezioni un telaio un pochino più leggero, più permissivo. Ma perché prendermi questa e non un Extreme MP per esempio? Cioè, dopo tutto, la Boom MP è stata disegnata per offrire un ottimo feedback con la palla? No, sinceramente no. Un grande tocco e comfort? No. Allora, ho avuto difficoltà a controllare il back. Non l'ho capita. Cioè, la palla o mi andava a rete o mi andava in alto direttamente sul muro in recinzione. Non lo so, non mi ha dato nessun tipo di comfort, nessun tipo di sensazione di tocco, onestamente parlando. Né la Boom MP, un pochino di più la Boom Pro, ma insomma ragazzi, insomma. Le tecnologie includono il Morph Beam, quindi la forma conica di cui vi parlavo, che combina un telaio più fine nel manico per poi allargarsi con una sezione più spessa e angolata nella testa. La zona di contatto più ampia, quindi stiamo parlando della parte superiore dell'ovale dove si allarga, e qua lo potete vedere spero da questa inquadratura. E questa è un po' la situazione. Se guardiamo le specifiche nello caso specifico, piatto 100, abbiamo una lunghezza chiaramente standard, abbiamo un peso di 295 grammi non incordata, bilanciamento siamo a 31,5 non incordata, con una rigidità di 64 punti, ci sta, non l'ho sentita effettivamente così rigida. Swing weight sotto i 320 punti, più precisamente 318, piatto corde 16, schema corde 16-19. Venendo alla Boom Pro, abbiamo un piatto 98, quindi diventa un pochino più tecnica, lo schema corde è sempre 16-19 ma più denso, abbiamo un profilo che è più stretto, se sulla Boom MP avevamo un 23,5, 24,5, 23,5, sulla Boom Pro abbiamo un 22,5, 22,5, 22. Per quanto riguarda il bilanciamento, qua siamo a 31 cm, quindi è leggermente più spostato sul manico. E chiaramente è un telaio molto più da controllo nella sua idea, ok? Per le specifiche che ha. E effettivamente l'idea sul campo si traduce in questo. Un'inerzia che qua sale perché parliamo di 325 punti, ma sale anche una rigidità a 66 punti. Effettivamente questo risponde, diciamo così, a un controllo buono, ma con una potenza accessibile. Per capirci, una racchetta che rispetto per esempio alla Gravity Tour che io sto utilizzando in questo momento spinge molto di più. La forma del piatto devo dire che mi ha aiutato, pur essendo un 98 non l'ho percepita tale. Sembrava di giocare con un 100. La Boom Pro eccelle dal punto di vista del gioco al volo rispetto alla Boom MP, anche sul servizio molto più incisiva. Sul back, come vi dicevo, non ho trovato particolare feeling in entrambe le racchette. Un impatto abbastanza pieno in entrambi i telai, ma soprattutto sulla Boom Pro. Pieno vuol dire che rispetto all'Extreme Tour, per esempio, che aveva un suono molto metallico, in questo caso ottimo da questo punto di vista. In conclusione, l'avete capito, non lo so, non mi sono piaciute moltissimo queste Boom. Spero che questo messaggio arrivi alla casa Head, perché bisogna fare un po' di chiarezza, ragazzi. Siete d'accordo con me? Ditemi qui sotto se le avete già provate e che sensazioni avete. Personalmente questa è un po' la sintesi, spero di avervi trasferito un po' queste sensazioni, e fatemi sapere nei commenti quali telai vi piacerebbe che portassimo nelle prossime recensioni. Nuovi video in arrivo sia sull'attività agonistica che prosegue. È un periodo in cui sono un po' sotto pressione, un po' stanco onestamente parlando, ma andiamo avanti e cerchiamo di portare a casa i risultati. Al prossimo video.